Ciao a tutti cari amici, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene ragazzi, con il video di oggi vorrei andare a vedere un po' che tipo di evoluzione ci sarà nella relazione che state vivendo, se insomma ci sarà una evoluzione piuttosto che un'involuzione. La tendenza, o perlomeno la mia intenzione è quella di andare a vedere le relazioni romantiche, però vediamo che carte vengono fuori, potrebbero anche ehm, emergere situazioni di tipo familiare piuttosto che di amicizia, ok? Bene, vi ricordo sempre che prendete quello che vi risuona e il resto lasciatelo andare. Se non risuona una lettura, potete ascoltare l'altra. Per quello che riguarda la descrizione del video, vi consiglio di aprirla perché trovate il link per le previsioni del 2024, per le tarot pratiche del 2024 e per i corsi gratuiti che sono già online. Bene, scelta 1 con il mazzo blu, scelta 2 con il mazzo arancione. Ci vediamo nella vostra lettura. Benvenute alle persone che hanno scelto il mazzo blu. Andiamo a vedere che tipo di energia c'è tra voi e l'altra persona, che tipo di relazione, diciamo, c'è tra voi e l'altra persona e poi ragazzi andrò a vedere una sorta di evoluzione temporale. Bene. Ok, partiamo con un 8 di bastoni, imperatore, 8 di coppe, abbiamo un re di bastoni, un 8, scusate, un 7 di coppe, cinque di coppe, abbiamo il mondo, abbiamo la stella, e abbiamo un re di pentacoli ragazzi. Allora, devo dire che sento che non siete molto sulla stessa lunghezza d'onda per certi argomenti. Quello che sento è che molto probabilmente voi siete una cosa, quello che io dico inerente a voi potrebbe anche risuonare come se fosse dell'altra persona. Quindi tenete presente che le energie potrebbero essere invertite. Allora, quello che sento per adesso è che voi siete in una fase di, diciamo, piena esplosione, di, come vi posso dire, come se vi piacerebbe fare cose, parlare, stare con questa persona, vivere la persona, mi viene da dire. Adesso poi andiamo a spiegare le carte una per una, eh? Però, sì, come vi dicevo, ho come la sensazione che per certe questioni, che non sono solo le questioni pratiche, ma potrebbero essere i progetti, potrebbero essere i viaggi, ci siano come delle esigenze o delle ideologie che non collimano proprio del tutto. Adesso andiamo a vedere con i mini tarocchi, ragazzi, così riesco a dirvi qualche cosa di più. Partiamo da questo 8 di bastoni. Regina di bastoni, qui avete il re.
e Re di Coppe. Sì, come vi dicevo, sento che c'è tanta energia, andiamo a vedere l'imperatore. Sento che c'è tanta energia, sento che c'è tanta, come vi posso dire, tanta maturità, cioè le cose potrebbero anche evolvere da parte vostra, potrebbero andare al passo successivo, è come se voi foste pronti. Diciamo che invece, adesso andiamo a vedere l'otto di coppe, diciamo che verso, dall'altra parte non sento tutta questa convinzione nei vostri confronti, ma perché o perché la persona ha un qualche tipo di lavoro, di ruolo che impedisce di dare una certa sicurezza, o perché la persona, ragazzi, sta bene lì com'è. Tenete presente che sono uscite due volte la stessa carta, l'otto di coppe. Andiamo a vederlo. Asso di coppe. E carro. Sì, io ho proprio la sensazione che quello che vi accomuna siano o i viaggi, un qualche tipo di spostamento, che ci sia qualche tipo di progettualità inerente dei viaggi, dei progetti, appunto, delle iniziative. Però sento anche come un'energia un po' di lontananza, ragazzi, sinceramente. Sento che uno dei due è più predisposto alla comunicazione rispetto all'altro. Questo però, il fatto che uno dei due non sia così disposto alla comunicazione fa sì che la prima parte, o vabbè, l'altro, si tenga un po' le cose dentro, come questa sensazione. Andiamo a vedere il re di bastoni. Abbiamo un 7 di pentacoli e la carta del sole. Voglio andare a vedere anche il 7 di coppe. Abbiamo un papa. È come se ci fossero delle idee diverse su come proporsi al mondo, su se ufficializzare la relazione oppure no. E 10 di coppe, esatto. Andrei a vedere anche il 5. Perché in realtà, ragazzi, ho come la sensazione che non è che ci sia un grandissimo rapporto con questa persona. E grandissimo rapporto intendo profondo, nel senso di fiducia reciproca, nel senso di amicizia, nel senso di potersi fidare di quello che l'altro dice. Ancora una carta? Ok, 9 di bastoni e stella. Stella c'era anche qui. Mm. Sento un po' come ragazzi, ho come l'idea che qua ci sia una sorta di avvertimento nei confronti di questo 7 di coppe, perché avete anche la stella qua. Non vi fate illudere. Il fante di spade è la carta del sorvegliante, di colui che controlla, di colui che è sempre attento, di colui che vigila. Perché con il 5 di coppe io ho la sensazione che o potreste poi aver paura di pentirvi, o è come se poi poteste rimanere delusi. Per cui qua vi consigliano di difendervi bene, di mettere le vostre barriere, di mettere i vostri paletti, cioè quello che per me è no,
e se tu continui a farlo è perché mi stai mancando di rispetto. Perché? Però qui sì, si tratta di capire che cosa volete voi dalla relazione e mettere le cose in chiaro, perché qui con questo 7 di coppe, ragazzi, c'è un po' di nebbia su quelle che sono le possibilità di sviluppo future. Vi dico, vi sento un po' come su due lunghezze d'onda diverse. Ho anche la sensazione che uno dei due potrebbe già avere una relazione. Andiamo a vedere queste tre carte qui, andiamo a vedere il mondo. Abbiamo la sacerdotessa. Tre di coppe, tre di spade e eremita. Sì, mi viene ancora più forte il discorso della seconda relazione, se vogliamo, con questo 3 di spade e il 3 di coppe. Vi dico che qualcuno potrebbe comunque avere, vi dico, la voglia di chiudere, perché abbiamo il mondo che è una carta di compimento e l'eremita che è una carta di solitudine. Ma chiudere potrebbe essere chiudere con la solitudine o chiudere con questa situazione a tre. Perché? Perché con la sacerdotessa al contrario è come se non si vedessero sbocchi. Ripeto, sento un po' come se le idee fossero diverse. Magari non sono le idee, magari sono i tempi, perché per qualcuno fa riferimento anche al tempo con cui si vogliono le cose. Magari voi siete un po' più frizzantini e volete le cose un po' più velocemente, mentre l'altra persona è un po' più ponderata e tende a fare un passo dopo che l'ha pensato 100 volte. Andiamo a vedere la stella. Ruota della fortuna. E 5 di pentacoli. Voglio andare a vedere anche il re. Re di bastoni. E lì avevamo la regina di bastoni all'inizio. E re di spade. I re li avete tutti, ragazzi. Re di denari, re di spade, re di bastoni e re di coppe. Dunque, quello che posso dirvi è che dall'altra parte, cominciamo da voi, dalla vostra parte sento che c'è voglia di arrivare ad una conclusione, arrivare a quel passo successivo di cui parlavamo all'inizio, c'è voglia di iniziare qualche cosa di un po' più profondo, ma con la scusa che non siete tanto in linea, ripeto, un po' perché voi siete troppo veloci, un po' perché l'altra persona è troppo lenta. Ehm, Quello che consigliano con questi tre re è come di fare una sorta di elenco, mi viene da dire, delle cose che vi piacerebbe fare insieme e mettere poi delle date. Quindi a aprile facciamo questo, a maggio facciamo questo, quel fine settimana lì facciamo questo. Tipo un programma proprio, un... è come dare un ordine, una struttura alla relazione. Mi viene anche da dire entro il data prendiamo questa decisione, facciamo questo movimento. Se non è una cosa che fate insieme all'altro, può essere una cosa che fate con voi stessi, cioè darvi un termine, darvi un ultimatum. C'è da dire una cosa, ragazzi, l'altra parte ha una paura incredibile che voi mogliate il colpo. Vi dico così perché è una persona che ha bisogno dei suoi tempi, è lenta, potrebbe anche essere proprio un segno di terra, vi dirò.
Ehm, Ho come la sensazione che questa persona stia bene così, ma si rende conto che così tanto tempo ancora non può andare avanti. E da un lato ha paura di fare questo cambio, perché ha paura di perdervi, ha paura che voi non accettiate di aspettare ancora. Dall'altro lato, sento che non vuole cambiare, quindi è un po' in una fase dove, ragazzi, le cose sono ancora lente, non vedo proprio questo risultato arrivare in fretta, questo appagamento. Mm? È come se ci doveste lavorare un po', è come se voi doveste rallentare un po' il passo e l'altra persona accelerarlo in modo da riuscire a incastrare le vibrazioni. Va bene, andiamo a vedere un'evoluzione temporale della relazione, quindi nel prossimo periodo, come si svilupperanno, che tipo di movimento energetico ci sarà. Andiamo a vedere. Allora, Cavaliere di Pentacoli, Mago, 9 di Spade, Asso di Coppe, che era già al contrario qui, Appeso e 5 di Pentacoli. Che curioso, anche qua finiamo col 5 di Pentacoli. Sì, ragazzi, diciamo che confermo un po' quello che vi ho detto fino ad adesso, perché comunque l'energia qui è lenta, c'è qualche cosa che non parte, dei pensieri che fanno riferimento al passato. Ehm, Ho come l'idea che le cose per un paio di mesi potrebbero trascinarsi ancora così, e poi potrebbe esserci uno sblocco con questo appeso al contrario. Vi dico, il 5 di Pentacoli in realtà non è una carta bellissima, perché parla di qualcuno che ha una perdita economica, una perdita materiale, può anche essere una perdita di una certa quotidianità, ipotesi, e potrebbe essere quello, ragazzi, eh. Adesso io non so da quanto conoscete questa persona, però ecco, o da un lato voi rallentate e l'altra persona accelera, perché sennò è come se non vi incastraste e le cose per adesso vanno, insomma, con l'energia che c'è adesso, sono un po' altalenanti per il prossimo periodo. Non vedo grossi sbocchi prima di 2 mesi, diciamo, grossi movimenti, grossi cambi prima dei 2 mesi. Andiamo a vedere qualche lato ombra che potreste lavorare o elaborare per cambiare la situazione. Allora abbiamo imprigionamento. Chi si sente imprigionato? Voi o l'altra persona, considerato che qui abbiamo questa ruota della fortuna al contrario e il 5 di pentacoli? Vi dico, potenzialmente potrebbe essere l'altra persona che si può sentire imprigionato, magari non è perché, per come siete voi, magari è perché l'altra persona associa, diciamo, l'idea di fidanzamento o di relazione seria con incastro, gabbia, fine della libertà. Adesso lì dipende sempre da come uno metabolizza le idee inerenti a una certa situazione o una certa relazione. E poi abbiamo incapacità. Qualcuno si sente incapace, può essere che non ci si senta all'altezza di una relazione, di questa situazione, o non so perché mi risuona con l'altra persona vedendo un po' le carte, come se fosse incapace di cambiare. È una persona molto statica, può essere anche una persona, come si dice?
tipo militare, quando si mette una cosa in testa è quella e punto. Ed è un po' come, ok, non sono capace di stare in una relazione seria, non sono capace di, e quello si pensa e quello si crede che sia per sempre. Può anche essere, guardate, ve le metto anche così perché può essere interessante anche così. È come se ci fosse una sorta di imprigionamento nell'incapacità. Potete anche leggerla così. Bene ragazzi, volevo tirare ancora una carta dei Ching, un oracolo, e poi vi leggo nel libro la spiegazione. Vediamo che cosa viene fuori. Quanti sono? 3. Allora, 51, l'evento fatale. Adesso il libro l'ho trovato in un secondo momento, quindi la traduzione dell'I Ching non è sempre la stessa che c'è in queste carte, io comunque ve le leggo lo stesso. Carta numero 17, guardarsi. E carta numero 2, la ricettività. Allora, partiamo con la carta numero 51, che non si vede perché c'è il riflesso della luce. Ok, ve la lascio qui. Allora, il libro dice: spesso una scossa ha i suoi vantaggi e si risolve in un'esperienza positiva per noi. Quando dentro abbiamo conosciuto cos'è l'agitazione, la febbre, siamo induriti e indifferenti alle scosse esteriori. L'amarezza intima ci ha dato una sorta di pensosa severità, una pacatezza raccolta che ci impedisce di dare in smanie nei periodi di generale eccitazione. Ci permette di vedere freddamente e risolvere lucidamente le situazioni più agitate, e noi rimaniamo sereni e il terrore non riesce ad abbatterci. Carta numero 17, quindi il guardarsi, che qui è tradotto come il seguire. Si dice comunemente che chi vuole essere obbedito comincia a obbedire. Nello stesso modo, chi vuole essere seguito si adatti a fare tutto ciò che è necessario. Se per essere seguiti occorre umiltà, facciamoci umili. Se è richiesta bontà e dolcezza, siamo buoni. Tutto ciò, naturalmente, non va inteso come opportunismo e nemmeno come forzata obbedienza alla necessità imposta dalle circostanze. Deve essere un'obbedienza sincera a un'esigenza veramente sentita. Solo in questo modo otterremmo la simpatia, la dedizione di chi desideriamo percorrere il nostro stesso cammino. Seguiamo gli altri in onestà e purezza, così gli altri seguiranno noi. In qualsiasi occasione dobbiamo adattarci alle circostanze. Obbedire alle leggi che regolano il nostro vivere. Quando è il momento, l'uomo si fermi, interrompa la sua attività e si riposi. Sappia inchinarsi a questa specie di ordine superiore che non è cieco e non si impunti consumando le sue energie. Wow, bella carta. Ok, allora andiamo alla numero 2, che qui dice ricettività nella carta, e sì, è tradotto uguale. Allora, la sentenza dice che nella situazione esaminata chi ottiene questo esagramma non si trova in posizione autonoma, indipendente, ma è soggetto alle contingenze. Guardate, qua è venuto fuori imprigionamento e incapacità, impressionante. Tuttavia, se lavorerà con volontà e perseveranza, otterrà anche in questa condizione notevole successo. Certo, non deve tentare di dirigere lui stesso l'attività in corso, perché si smarrirebbe. Il suo compito è lasciarsi guidare dalle circostanze e assecondare gli eventi. Niente colpi di testa, quindi,
ma saper dedurre dalle contingenze le norme del proprio comportamento. L'uomo saggio deve prendere esempio dal tempo. Così ora egli guardi alla terra, che accoglie e sostiene l'umanità intera. Egli renda il suo carattere tanto tollerante e comprensivo da poter capire, comprendere, accogliere gli uomini e le cose. È un invito a quello che potremmo definire spirito aperto. Per compiere un lavoro fruttuoso sarà utile trovare al momento opportuno amici che aiutino e guidino. Ma quando si dovrà progettare, ordinare la propria attività, meglio essere soli, per non rimanere influenzati e perdere l'obiettività. Wow, una bellissima stesa, devo dire, amici della prima scelta. Scrivetemi nei commenti se vi risuona, è interessante per me capirlo. Se volete sostenere il canale mettete like, iscrivetevi, condividete il video o abbonatevi al canale se volete iniziare un percorso di crescita con me. Io vi ringrazio di essere stati qui, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao! E benvenute alle persone che hanno scelto il mazzo arancione. Andiamo a vedere anche per voi se la relazione farà il salto, farà, diciamo, un passo in avanti. Bene. Ok. 5 di pentacoli, ragazzi. Sei di coppe e 4 di coppe. Abbiamo un cavaliere di denari, un 4 di spade, nove di spade e appeso, ragazzi, 7 di coppe, stella, e torre. Allora, sono proprio curiosa poi di andare a vedere questo 5 di pentacoli con i mini tarocchi, perché è una carta di perdita, ragazzi. Ma qui o c'è una paura di abbandono da parte di uno dei due, oppure è proprio una questione di dipendenza, mi verrebbe da dire, economica, perché magari appunto si è avuto una perdita e, ed è come se si dipendesse da qualcuno o da qualcosa. Mentre sento che l'altra persona è un po' come se stesse guardando dall'altra parte, vi devo dire. Andiamo a vedere carta per carta perché non voglio espormi più di tanto prima di avere un'idea un po' più completa. Andiamo a vedere il 5 di pentacoli, per piacere, grazie. Allora abbiamo la giustizia e un 3 di coppe. Può esserci stato un qualche tipo di questione burocratica, ragazzi. Vi dirò, in realtà vedendo queste due carte è quasi come un successo. Però è un successo, mi verrebbe da dire, che lascia una sorta di amaro in bocca con questo 5 di pentacoli. Può essere che qualcuno per risolvere dei temi burocratici abbia dovuto investire più denaro di quello che è, quindi in questo momento non si sia indipendenti, per cui si, appunto magari per questioni economiche, quindi ci si stia appoggiando a degli amici magari, o c'è una questione che non vi rende liberi, ho come questa sensazione. Andiamo a vedere se di coppe.
Potrebbe essere un matrimonio con la carta della giustizia, o se per voi risuonasse come una relazione lavorativa, potrebbe essere un contratto lavorativo che vincola o che vi sta facendo in un certo modo investire più del dovuto. Il 6 di coppe ha un 3 di spade e un asso di spade. Perché ho la sensazione che siate stati voi a tradire. Non dico che il tradimento debba essere necessariamente andare con un'altra persona, ma può anche essere semplicemente tradire la fiducia dell'altro, dire una bugia. Quando la bugia comunque viene scoperta, l'altro si sente tradito nell'avervi dato fiducia. E ragazzi, devo dire che c'è qualche tipo di sofferenza da parte dell'altro che verrà comunicato. Vi dico che verrà comunicato. Andiamo avanti. Vediamo il 4 di coppe. Abbiamo un fante di spade e un 5 di denari. No, ragazzi, qui c'è una relazione, direi non proprio sana, non proprio in equilibrio. Ho come l'idea che questa non libertà di cui vi parlavo prima sia un po' autoimposta da voi, nel senso che aspettate che sia l'altro a dirvi cosa fare, a scegliere, come vi posso dire, a dettare i ritmi della relazione. E qui il 4 di coppe mi dice che non vedete un'altra alternativa, un altro modo di poter far fronte a questa relazione. Andiamo a vedere questo cavaliere di denari. Gli amanti. Quattro di coppe nuovamente il mondo. Ragazzi, devo dire che tutto sommato la relazione ha un certo tipo di profondità, ha un certo tipo di concretezza, ha un certo tipo di completamento, però il punto è che va avanti talmente a rilento che sembra ferma. Andiamo a vedere questo 4 di spade. Temperanza e cavaliere di spade. E l'arcano minore della temperanza è 4 di spade. Ragazzi, qui c'è proprio bisogno di riequilibrarsi. Vi dico, con 2 volte il 5 di pentacoli, il fante di spade, potrebbe essere proprio utile cercare una guida che vi faccia vedere le cose da un altro punto di vista. È come se... Allora, da un lato è come se ci fosse troppa arroganza all'interno della relazione che va riequilibrata. Ok? E non sto parlando dell'altra persona necessariamente. Diciamo che è un'energia che si crea tra i due c'è come bisogno di sgonfiarsi un pochettino, probabilmente perché si è un po' in questa situazione di, come vi dicevo prima, un po' di gabbia, di impossibilità a muoversi e allora si è un po' con i nervi a fior di pelle e basta poco per. Ecco, questo tipo di attitudine va un attimino placata, anche perché vi dirò che molto di quello che voi pensate è solo causa
del fatto che avete paura che certe situazioni che si sono già presentate in passato si ripresentino. Adesso andiamo a vedere queste due carte. Il 9 di spade, 4 di pentacoli e 10 di pentacoli per il 9 di spade. Andiamo a vedere l'appeso. 2 di spade, re di bastoni e diavolo, ragazzi. No, 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 qui sento che siete proprio condizionati e vi dico che molte persone questo diavolo se lo è proprio, cioè la vostra mente, perché ricordatevi che il diavolo rappresenta l'ego è mente, certe volte è la mente che, o meglio, è il vostro modo di pensare che vi porta a stare, o meglio, sottostare a certe regole, a certe questioni, per mantenere unita un gruppo, una famiglia, una certa continuità. Però guardate, in realtà questo tipo di atteggiamento blocca solo ancora di più le cose. Sento parecchio condizionamento, eh? Andiamo a vedere il 7 di coppe. Regina di denari e 5 di coppe. Qui avete il 5 di denari. Vi dico, io non sento che l'altro comunque in questa relazione vi dia il giusto peso, vi dia il giusto merito. Io credo che questa giustizia sia quello che volete voi, volete fare le cose un po' più in equilibrio, ma a causa anche di questo 4 di pentacoli, di tutti questi condizionamenti, è come se non vedeste una via di fuga. Però vi dico, se state mantenendo certi tipi di atteggiamenti, di dinamiche comportamentali, se state incassando, se state buttando giù, se state aspettando che sia l'altro a muoversi, questo tipo di staticità non giova alla relazione. Quindi qui il consiglio è un po' di iniziare a muovervi per conto vostro, perché comunque ci sono 2 5 di pentacoli, c'è il diavolo. Adesso vediamo che cosa viene fuori qui, però ho come la sensazione che non stiate decidendo per il vostro più alto bene, ma state decidendo per il più alto bene della coppia. E in realtà questa coppia, questo compagno, partner, è come se non vi desse il giusto valore. Andiamo a vedere la stella. Carro. E 2 di coppe. Voglio vedere anche la torre. Hm. 9 di coppe, torre nuovamente, 9 di spade che avete già qui. Guardate ragazzi, vi dico, si tratta di rompere certe dinamiche di comportamento, come vi dicevo prima. Non credo che la relazione passerà a un livello successivo, sinceramente. Mi dispiace dirvi questo. Mi piacerebbe sempre che le letture fossero bellissime, però ho anche la sensazione che non vi andrà poi così male. Ehm, Ripeto, sento come una sorta di staticità dovuta al fatto che aspettiamo vedere cosa dice, che cosa fa, quando ci vediamo, quando mi risponde, come si comporta. Sapete, sono tutti quei giochi antipatici del vediamo se mi guarda, se mi ha guardato in quel modo vuol dire questo, se mi ha guardato nell'altro modo vuol dire questo. Sono tutti i giochi della mente, dell'ego, le giustificazioni che ci si danno e alle volte siamo noi che ci intrappoliamo in queste idee. Vi dico, avete un 7 di coppe, quindi c'è parecchia illusione.
però come vi posso dire, sento che comunque, diciamo che l'altra parte, l'altra parte sento che è come se volesse trovare un nuovo equilibrio, però le cose così come sono adesso che state ascoltando la lettura, sento che cambieranno. Mm? E so che sapete che devono cambiare, perché la torre è al contrario, come se non voleste tanto. Però è quello che vi ci vuole per raggiungere questo 9 di pentacoli, un po' di appagamento, un po' di serenità. Però vi dico, le cose così come stanno non funzionano fondamentalmente. Se cambiate queste dinamiche di comportamento, se diciamo iniziate a darvi più valore a... Ragazzi, una cosa importante in questa lettura, perché mi capita, mi viene fuori più volte, abbandonate i pensieri negativi e il comportamento da vittima, il lamentarsi. Ma succede perché ho come la sensazione che sia un atteggiamento che l'altra persona infastidisca. Quindi un altro consiglio è un po' quello di lasciar perdere questa attitudine un po' triste, un po' lamentoso, un po' non ce la faccio, un po' non sono in grado, un po' il lamentarsi senza fare niente per cambiare la situazione. Fondamentalmente qua vi dicono, ok, avete tutto questo condizionamento mentale, adesso è ora di cambiare dinamiche di comportamento se volete che il risultato cambi. Ok? Va bene, andiamo a vedere quali potrebbero... Ah no, aspettate, ho ancora la scansione temporale da andare a vedere, quindi andiamo a vedere nei prossimi mesi come si muoveranno le energie tra voi e l'altra persona. La prima carta è andata, adesso la recupero. Allora, 4 di coppe, 10 di coppe, temperanza che avevate già qui, asso di bastoni, imperatore, abbiamo il diavolo e recupero un attimo l'altra carta e la stella, ragazzi, che guardate sono un po' le energie, la stella, il diavolo, abbiamo la temperanza, 4 di coppe. Sì, devo dire che potrebbero esserci degli alti e bassi. Anche se in realtà più alti che bassi, devo dire. È vero che la situazione è questa, un po' tormentata, un po' imbrigliata, imprigionata, perlomeno questo è come lo vivete voi, o quello che viene fuori dalle carte, ecco. Però devo dire che ragazzi, in un paio di mesi, 3 al massimo, le cose potrebbero cambiare. Le cose potrebbero proprio cambiare. Vi dico che potrebbe esserci come un... è quello, è il rimettere le cose in equilibrio, il dire no, ok, mettere i vostri paletti. Fino a qui mi va bene, di qui in avanti non aspetto più. Tu decidi in quella cosa lì, io decido in quell'altra cosa lì, ok? E riprendersi il proprio potere personale fa sì che con l'altra persona cambino le tendenze, cambino le dinamiche di comportamento. Vi dico, c'è comunque anche sempre questo diavolo, qua, quindi bisogna parlar chiaro, bisogna prima stabilire un ordine mentale, perché qui ci sono tante illusioni, da parte vostra con quel 7 di coppe. Bisogna stabilire quali sono i prossimi passi insieme. Però devo dire che cambiando l'attitudine, come vi dicevo prima, cambiando il modo di pensare, le dinamiche di comportamento, si va bene ragazzi, perché c'è un 10 di coppe, si arriva al completamento, un equilibrio, c'è tanta passione. Quindi si tratta proprio solo di cambiare queste dinamiche, ok? Va bene, andiamo a vedere un lato ombra che potreste lavorare o elaborare, ostilità. Guardate, ve la metto sotto il diavolo. Sapete, l'ego
ci fa anche essere vittima un po' dell'orgoglio, eh? No, io ho detto così e così deve essere, quelle cose che ci mettiamo in testa e di cui vi parlavo prima. Ecco, probabilmente qui avete bisogno di elaborare la vostra ostilità se vi sentite ostili nei confronti dell'altro o di una situazione, oppure se l'ostilità è dell'altra persona, cercate di capire da dove arriva questa ostilità e chiedeteglielo proprio, cioè come mai sei così ostile, qual è il problema reale? Bene ragazzi, ho ancora i Ching o i King, dipende da come li dite, li pronunciate, i Ching dell'amore. E ho trovato anche un libro con le spiegazioni molto più dettagliate rispetto al libricino in dotazione con il mazzo. I nomi sono diversi, però comunque vi leggo la spiegazione perché è molto interessante. Andiamo a vedere cosa vi tocca. L'attesa. E fino adesso che vi dico che di non rimanere lì ad aspettare. Allora, andiamo a vedere la carta dell'attesa. Che qui, sì, viene tradotto il tempo di attesa. Attendi. Se nel tuo animo sei certo di riuscire, se sai vedere le cose come sono, con veracità, con assoluta sincerità, non ti mancherà il successo. Il destino, il futuro sta maturando. È inutile, è dannoso affannarsi, agitarsi per modificarlo a proprio favore, volerlo intendere a tutti i costi propizio. Questo è un aiuto da parte del libro perché i finali non vengono mai come io li vorrei. Ehm, come può un uomo cambiare il destino? Invece occupi fruttuosamente il suo tempo, irrobustendo il corpo e lo spirito, preparandosi alle lotte future. Affrontare le difficoltà con realismo, senza illusioni, dà naturalmente anche la forza di perseverare inflessibilmente e questo è un altro requisito per riuscire. Guardare in faccia la realtà senza timore e affrontarla con decisione ti permetteranno di superare ogni rischio. Quindi ragazzi, via le maschere di cui ci parla il diavolo. Bene, cari amici della seconda scelta, spero che la lettura vi sia stata di ispirazione. Fatemelo sapere con un commento. Se volete sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi, condividere il video o abbonarvi al canale se volete iniziare un percorso di crescita con me. Io vi ringrazio di essere stati qui, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!